Ecco qua. Ciao popolo. Allora, senza che ci giriamo intorno, avete già visto dal titolo, me ne sono andato ancora in giro per il mondo alla ricerca di nuove pietre e stavolta sono approdato in Vietnam. Pietre che avevo già visto diverse volte su alcuni video su YouTube e mi avevano già colpito, mi avevano impressionato, calcolando anche la tecnica che usano da quelle parti d'affilatura che è diversa dalla nostra, calcolando anche i coltelli su cui affilano gli acciai che sono molto diversi dai nostri, però comunque le pietre mi avevano colpito. Insomma, per farvela corta, sono riuscito a rimediarne una serie di tre dedicata al coltello, quindi oggi le testiamo su coltello. Coltello che vedete ho già messo sotto il microscopio, ho già scattato un fermo immagine, è leggermente scura ma mi serviva di inquadrare bene i marchi di affilatura, per cui ho cercato di illuminare il più possibile il bordo, ma è molto lucido, quindi riflette male la luce perché come al solito la fa schizzare via. Quella parte nera che vedete, quell'ombratura, è perché la lama è leggermente sollevata dal supporto, quindi è l'ombra della lama, però ci concentreremo un po' sul tipo di finitura. Il coltello è questo, ve lo faccio vedere. Oggi faccio il matto. Oggi mi affilo il mio bel Santoku in Aogami, coltello a cui tengo particolarmente, e un coltello che tra l'altro è affilato già, un coltello che non avrebbe bisogno di nessun, anzi è affilatissimo, non avrebbe bisogno di nessun tipo di affilatura, ma io a sto giro faccio il matto, lo sfilo. Così ho la scusa di riaffilarlo un'altra volta. E intanto vi comincio a fare vedere le pietre, ve le farò vedere una volta. Non so se le userò tutte e tre, sicuramente ne userò due. Una 800, quindi una pietra molto grossolana, e una stimata intorno al 4000. L'800, allora, scusate, ce l'avevo qui leggermente in bagno, da 5 minuti. Eccola qua, è l'unica pietra che si discosta dalle altre. Questo è il marchietto che vedete se qualcuno di voi gironzola su internet, su YouTube, sarà capitato di vedere pietre con quel marchio. Ve lo dico subito, ho veramente pochissime informazioni su queste pietre. Eh, Non so sinceramente spiegarvi per bene da quale miniera, da che regione, da che zona del Vietnam vengano estratte. È importante? Secondo me sì, anche se c'è qualcuno che fa l'elogio dell'ignoranza, cioè per affilare non servono tutte queste cognizioni. Ma sai, noi siamo anche affilatori, oltre ad essere affilatori siamo anche un po' collezionisti, perché parliamoci chiaro, per affilare basterebbero due pietre per il coltello e due, massimo tre per il rasoio. Poi alla fine, a noi che ci piace affilare per il gusto di affilare, eh, diciamo che ce ne abbiamo qualcuna in più, dai. Allora, come al solito sono riuscito già a stare 5 minuti a parlare senza dire niente. Allora, adesso il coltello io me lo vado a sfilare. Vediamo un po'. Ma proprio di taglio, vado, guardate, brutalmente, anzi, sul piatto d'affilatura, me lo sfilo. Eccolo qua. Un altro paio di passate, non ci facciamo mancare niente, per essere sicuro di dover fare un lavoro, diciamo, partendo da zero. Riproviamo. Eccolo qua. Taglia l'accidente che gli spacca. Ok, quindi cominciamo. Niente di particolare. Cominciamo con i soliti movimenti
per l'affilatura del coltello. Oh, vi stavo dicendo, poi vedrete anche le altre due pietre che sono totalmente diversi come materiale, un materiale più calcareo per quelli che amano le pietre giapponesi, ecco, è un tipo di materiale molto molto più simile a, che vi posso dire, a una Mikawa Shiro Nagura, un materiale calcareo, gessoso, ma veramente bello, veramente simpatico, si può dire simpatico. È piacevole. Io vi devo confessare che non, queste pietre ancora sto cercando di capirle, sto cercando di imparare per bene, perché sono veramente agli inizi. Fino adesso ho fatto un'unica prova. Sinceramente ho fatto un'unica prova sul coltello ieri sera e un'unica prova, udite udite, sul rasoio. Ovviamente non con questa che sto usando adesso, perché è veramente grossolana e abbastanza aggressiva. Non so se si riesce anche a sentire dal rumore che fa. Si sente veramente che è una pietra aggressiva. Oh, chi me l'ha vendute? Purtroppo non vi posso dire il fornitore perché queste io le ho comprate usate da un ragazzo vietnamita che però risiede nei Paesi Bassi in Olanda, credo Utrecht, ma non ne sono sicuro. Mi aveva avvisato, dice guarda, le pietre funzionano bene, però sono abbastanza lente. Oltre le pietre, non l'ho preso. Oltre le pietre mi ha dato anche delle tomo. Questa per esempio ha la sua tomo e ieri facendo la prova mi sono reso conto che in effetti con una bella strofinatina della sua tomo alza una leggera fanghiglia e si recupera molto della velocità. Devo dire che si recupera molto. Oggi voglio provare ad usarle così un po' più tradizionalmente ad acqua pulita. Vedete che il sistema che uso è sempre lo stesso, quello delle pressioni a zone, almeno per il momento. Quindi faccio pressione in un punto particolare della lama, ci sto un po', poi vado avanti con le dita, cambio sezione, ancora in avanti e via discorrendo così fino ad arrivare alla punta. Avendo il santoco una leggera curvatura, mano a mano che si va verso la punta si sente la necessità per far toccare bene il filo di alzare il gomito, di cambiare leggermente l'inclinazione, ma penso che sto dicendo delle grandi banalità, insomma chi è abituato ad affilare il coltello sa benissimo. Oh, l'importante è cercare di mantenere sempre la stessa angolazione fino a che il filo è diritto. Una volta trovata l'angolazione, bloccare i polsi e lavorare solamente a pantografo, solamente con i gomiti. Quando il filo cambia, inizia a curvare, per mantenere la stessa angolazione c'è bisogno un attimo di alzare. Ok, già che mi sono fermato, vogliamo dare una controllatina. Credo che ancora ci sia da lavorare perché ci siamo stati veramente poco. Però, da che ci siamo, una, una sbirciatina sotto il microscopio. Ah, eccolo qua. Lo vedete adesso il filo si vede meglio perché c'è il ringrosso per cui stacca di più dall'ombra. È un 800 per cui è chiaro che quel filo sia ancora grossolano. Poi oltretutto ho lavorato da un solo lato, devo lavorare ancora un po' su questo lato e poi cambiare. In effetti è una pietra abbastanza lenta, ma io ho fatto questo ragionamento. Chi va di corsa,
chi vuole una filatura fatta bene ed efficiente va con le sintetiche, per cui affilare sulla naturale è una filatura perché uno vuole affilare così, per cui se ne frega tranquillamente del tempo che passa. Ecco, quello che molti non riescono a capire. No, non riesco a capire. Diciamo che ci sono, secondo me, due scuole di pensiero. Una è quella che vuole la filatura come una specie di male necessario. È un mezzo per arrivare a un fine. Mi serve una lama, un filo ben teso, ben affilato, mi tocca lavorare sulle pietre, mo che sia coltello che sia rasoio poco cambia, e ci sono quelli, devo dire onestamente, come me, che l'affilatura è fine a se stessa, cioè il piacere sta proprio nell'affilatura. È un po' come il viaggio di lavoro, il viaggio in vacanza. Quando uno si deve spostare con la macchina, se è per lavoro, la macchina serve solamente, guidare serve solamente per arrivare dal punto A al punto B. Perché in vacanza il viaggio stesso è vacanza, anche il percorso che si fa per arrivare nella zona dove uno ha deciso di passare qualche giorno. Anche il viaggio fa parte della vacanza. Ecco, per me la filatura è un po' così. È, è il piacere esso stesso, insomma, è bello affilare, a me piace, è un bel hobby. Comincio a sentire come si fa, come al solito la bavetta si sta facendo, ricordatevi per quei pochissimi che magari stanno sbattendo su questo video per la prima volta, che non mi conoscono, stanno all'inizio della filatura. Abbiamo affilato su questo lato, quindi eravamo così con il coltello, quindi abbiamo affilato il lato di sotto, quindi la bava si è formata, il ricciolo se n'è andato sul lato di sopra, quindi abbiamo spostato del materiale, quindi affilando su questo lato le eventuali bave vanno controllate sul lato opposto e va sicuro che si sente proprio uno scalinetto. Allora, un po' di pazienza, ma questa come al solito sapete benissimo che è la parte più lunga, perché poi con l'altra pietra ci metteremo molto, ma molto di meno. E tutto sommato stavo guardando dal tempo che passa. Leviamo i primi 5 minuti che sono state veramente chiacchiere, sono già 13 minuti di registrazione, meno 5, diciamo che sono 8 minuti che siamo, che sto combattendo su questa pietra. Vi ripeto, potevo velocizzarla, sarebbe bastato un minimo di sospensione per, per accelerare il processo. L'ho testato ieri sera. Però volevo anche vedere, visto che chi me l'ha venduta è stato, ripeto, molto onesto a dire, guarda Mauro, le pietre vanno benissimo. L'unico difetto è che sono un po' lente, che poi ve lo dico subito, quella lenta è questa, la 800. Per essere una pietra così grossolana uno si aspetta una maggiore asportazione di materiale, ma già le altre due, che sono indicativamente un 4000 e un 8000, bellissime, soprattutto l'8000 è spettacolare, guardate che piccola, piccola anteprima, è veramente una pietra meravigliosa, sia esteticamente, qua, sia esteticamente che al tatto, la pietra vellutata, alla fine la facciamo lavorare 2 minuti pure quella. Allora, si sta formando la bavetta, non è tantissima. Io penso un minutino e posso iniziare a girare il coltello sull'altro lato. Do l'ultima bella sfregatina a zone, quindi prima
la parte del tallone, poi spostiamo altri 2-3 centimetri in avanti, ancora un altro pochettino, ancora un po'. Adesso qui inizia la curva, per cui c'è bisogno di cambiare leggermente l'inclinazione per mantenere un buon contatto con il filo sulla pietra. Qui, oltre a cambiare l'inclinazione, devo cambiare anche l'angolatura, e così anche la punta riesce a toccare correttamente. Vediamo, anzi sentiamo. Non è una cosa eccessiva, forse leggermente qui ancora. Abbiate pazienza, ma ripeto, questo non è un coltello sacrificale, questo è un bel coltello che oltretutto uso praticamente quotidianamente in cucina, perché è vero che il Santoku è un coltello polivalente. Approfitto per chi non lo sapesse, eppure per quell'ignorantone che non gliene frega niente. Santoku tradotto significa tre virtù, e in effetti il nome è azzeccato, perché in cucina il Santoku fa di tutto. È una lama buona per il taglio al polpo, buona per lo sfilettamento, quindi buona per le carni, per i pesci, ma con la leggera inclinazione che ha del filo è buono anche per le verdure. Quindi è un coltello che onestamente in cucina ha il suo perché. Ok, prima di andarla a rivedere di nuovo sotto il microscopio, e cercherò di prendere pure lì un fermo immagine, non so se ve l'avevo detto, adesso l'Alzheimer, avevo già fatto un fermo immagine della situazione iniziale del rasoio. Oh, adesso qui, sempre per quei pochi che si stanno avvicinando adesso all'affilatura del coltello, altro lato ma stesso principio, quindi inclinazione, cercando di mantenerla sempre, il trucco sta tutto là, mantenere sempre lo stesso angolo d'affilatura. Adesso qui purtroppo, ecco, qua per esempio devo cambiare inclinazione, fino adesso sono andato a 45 gradi, ma visto che qui tocca il manico sulla pietra, per poter arrivare bene al tallone su quest'altro lato, ecco, o vado addirittura ad angolo retto o inclino nel 45 gradi opposto, continuo ad affilare, ma come posso, quindi come mi sposto col peso su una nuova sezione, cerco di riprendere immediatamente l'affilatura. L'affilatura a 45 gradi, la lama a 40, la posizione della lama a 45 gradi sulla pietra. Oh, oggi fa male, lo so, una certa età, Alzheimer. Ok, vediamo un po', sentiamo. Ecco, ho spostato il filo, ho spostato la bavetta dall'altra parte, questo è un classico, no? Quindi adesso che succede? Visto che uno comincia a sentire il ricciolo, il truciolo che se ne va da una parte all'altra, io di solito quando arrivo a questa situazione comincio a fare passate più lunghe, alternando spesso il lato, cioè non gli do la possibilità alla bava di accumularsi tutta su un lato del coltello. Quindi faccio alcune passate su un lato senza insistere troppo, e prima che la bavetta, il truciolo mi si accumuli tutto da una parte, cambio subito lato. È come se
cercassi di formare il truciolo e staccarlo subito invertendo il filo, invertendo il lato. Quindi andiamo un po' a passate alternate, un po' come si fa col rasoio. Ok, andiamo a vedere. Aspettate, come al solito. Ma è bello queste cose che io faccio i video, ma praticamente potrei fare le dirette perché, cioè, praticamente sto registrando una diretta. Oh, oh, qui c'è da ragionare e io subito che quello che sto vedendo mi lascia soddisfatto. Allora, intanto sto prendendo un fermo immagine, voi non mi vedete, sto trafficando col computer, non so perché mi sono scappate due immagini. Ok, fermo immagine l'ho preso. Allora, vediamo. Filo abbastanza teso, ma calcoliamo che siamo proprio in bisellatura, stiamo con una pietra grezza. A proposito, quello che non vi ho detto, no? Questa pietra è leggermente diversa dalle altre come composizione. Qui siamo su una pietra densa, dura, immaginatevi una candia, quindi c'è pure per la parla c'è voluta la mano di Dio. Approfitto delle chiacchiere, me la spippo. Allora, filo buono per un 800, quindi un filo leggermente sfrangiato, quindi aggressivo. C'è ancora un po' di bava, ma adesso la togliamo con una piccola passata su una pad strop prima di attaccare con la pietra successiva. Vedo sul bevel dei graffi onestissimi, devo dire, dei graffi per nulla eccessivi, quindi diciamo che la pietra ha una buona matrice. Torniamo un attimo a noi. Filo come ci si aspetta aggressivo. Allora, un attimo che intanto tolgo di mezzo il pietrone, che penso che quello che doveva fare ha fatto, e piccola paddle strop, ma guardate proprio una zozzeria fatta in casa, voi non ci credete, ma perché ci dovete credere? Allora, questa paddle strop non è altro che il retro della pelle di un pezzo di divano vecchio. Prima di buttarlo, quel po' che si poteva recuperare è stato recuperato. Quindi, pelle di divano. Ovviamente la parte pelle era tutta lavorata, era aggrinzita, non va bene per le nostre cose. Questo è il lato interno della pelle. Sapete, quel finto vellutino, eccetera, eccetera. L'ho carteggiata un po' per togliere il grosso dei pelucchi, chiamiamoli così, per rendere il vellutino un po' più fine, dai. Ci ho strofinato, come si vede, un po' di pasta abrasiva, tra l'altro quella per le molette, neanche quella da rasoio, quella carina, quella bellina, quella che si usa con le mole, che ha il vantaggio di funzionare lo stesso e costare niente. Passa così, niente di che. Neanche a... Oh, scusate, neanche a controllare, perché tanto serviva solamente per togliere, avete visto quel minimo di bavetta che si era fatta. Ripeto, siamo in uscita dell'800, quindi io adesso da un primo controllo mi aspetto che il rasoio già tagli. Lo vedete?
cioè taglia e taglia anche bene, quindi la pietra si può dire che affila l'800, quindi io confermo le sensazioni che mi aveva dato quel ragazzo che se le è tolte. Dice perché se le è tolte, pure lui è un affilatore appassionato, cercava altro, voleva migliorare. Allora, pietra lentina, ma che affila bene. E ripeto, questo non è un coltello sacrificale, questo è un ottimo coltello in aogami, quindi in acciaio carta blu. Cambio inquadratura di nuovo e vi faccio vedere la seconda Petruzza. Vedete, sempre stesso produttore, il marchio di affilatura è quello. Qui, anzi, non la voglio neanche mettere dentro, la voglio solo appoggiare sopra, così guadagno qualche centimetro in altezza. Aspettate che sposto un po', ecco qua, per farla vedere un pochettino meglio. Allora, qui il materiale è totalmente diverso. Qui andiamo in quelle pietre calcaree gessose che ricordano molto, 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 molto una nagura. Io l'ho provata ieri, ripeto, ho provata sia sul rasoio che sul coltello. Anzi, con questa ho fatto la bisellatura di un rasoio e mi ha dato la sensazione, io intanto ragazzi inizio, mi ha dato veramente la sensazione di affilare su una Mikawa Shiro Nagura. Il tipo di materiale è, no, non è quello, ma sembra proprio quello. Allora, questa guardate subito, adesso datemi proprio veramente pochissimo tempo. Questa non è una pietra, non è una pietra lenta, questa è una pietra che ha il suo perché. È una pietra che abbrade bene. Non so se si riesce a vedere perché è il solito problema che le webcam eh, sparano, sparano un po' troppo sul bianco, per cui già il primo accenno di limatura, cioè, già sulla pietra si sta facendo del nero. Io adesso non so se si riuscirà a vedere per bene. Sto andando chiaramente con la mano leggera perché una pietra più o meno 4000 per il coltello è già è la finitura, è la lucidatura. Sul rasoio ancora parliamo di bisellatura o immediatamente dopo, ma sul coltello invece ci siamo. Lo vedete? Penso che si veda abbastanza bene. Questa è una pietra tra le tre, forse, anzi senza forse, questa tra le tre è la più veloce. La sensazione è quella che ci si aspetta dopo averla toccata. È una pietra calcarea. Nel frattempo qui, parlando, ecco, qui inverto subito il senso di affilatura. Quindi qui già adesso sono andato sull'altro lato. Quindi non serve stare molto, una volta che la bisellatura è stata fatta correttamente del coltello, una volta che il coltello già è stato riportato in una condizione che tagli, adesso si tratta solamente di stendere meglio il filo, di lucidarlo un po', di migliorarlo per migliorare il taglio. Però come vedete il taglio, come avete visto già alla prova della carta, il taglio c'era e era già abbastanza buono. Ho sentito un taglio liscio, non rugoso, non rumoroso, come ve lo spiego. Guardate, adesso lo vedete, si vede decisamente meglio la quantità di limatura che la pietra sta producendo. Una punta, come al solito, un po'. Il filo è diventato dolcissimo. Prima era un filo aggressivo, adesso sembra quasi di essere tornato indietro e io spero di non essere tornato indietro. È un filo veramente dolce.
Io ieri, quando ho provato le pietre per la prima volta, perché ieri le ho provate per la prima volta, ragazzi, di solito quando voglio presentare una pietra mi preparo un po' meglio, no? Arrivano le pietre in casa, le provo, le testo ad acqua, fanghiglia, non fanghiglia. Ma queste pietre mi hanno così impressionato. Beh, il filo morbidissimo. Ho detto, al punto che ho comprato pietre da coltello. La prima affilatura che ho fatto l'ho fatta sul rasoio. Chiaramente non con quella che vi ho fatto vedere prima, ma con questa, con la 4000 e rifinitura su 8000. E chi mi segue, chi è iscritto al mio gruppo, già lo sa da ieri, perché poi ieri stesso mi sono fatto la barba con un rasoio affilato su queste pietre vietramite. Allora, eccolo qui. Allora, c'è il solito problema delle bavette, ma che nei rasoi, sì, nei rasoi, scusatemi, nei coltelli è praticamente gioco forza. Infatti, una passatina su pad e strop si fa sempre, cerco di prendere un pezzo più pulito. Guardate, stiamo parlando di pietre naturali e sembra quasi di lavorare con un sintetico. Allora, guardate il filo nella parte centrale, ho messo, anzi, prendo pure un fermo immagine, già che ci sto. Guardate la parte centrale che è un pezzo dove la bavetta non si è attaccata, quindi un pezzo di filo pulito. Guardate come è steso quel filo. Immaginate l'ingrandimento, no? Chiaramente vi faccio vedere le immagini al microscopio sempre al massimo dell'ingrandimento che riesco a realizzare. Guardate il filo come si è steso, molto meno ondulato, non è ancora perfettissimo, ma è già un filo da rasoio. Se immaginiamo, se riusciamo a fare un paragone mentale tra le immagini che ogni tanto vediamo sulle affilature per i rasoi e quelle da coltello. E anche il bevel presenta dei marchi di affilatura molto molto dolci, belli, non so come definire, solamente leggermente accennati, ma veramente belli. Al punto che io sapete che faccio? Mi fermo, non continuo più. Fermo immagine, l'ho preso. Adesso sapete che faccio? Questa la rimettiamo al nin un'altra volta. Prendiamo, come al solito, come abbiamo fatto prima, la piccola paddle strop per levare quel po' di bavetta che si era creata sul filo. A vedere con la mano proprio leggera, vedete che non lascio neanche nero sulla paddle strop, non è che la sto usando per lucidatura o per altro. Mi serve solamente questa matrice scamosciata, impregnata di un po' di abrasivo, un po' di pasta, per andare a togliere quei riccioli di bava da filatura. Volete vedere il risultato? Lo faccio vedere subito. Allora, una pulizia alla lama e la rimetto sotto il microscopio piano piano. Eccoci qua. Ecco qua. Vedete, potevo fare pure di meglio. Quindi vedete che ancora qualche passatina perché l'ho levata quasi tutta la bavetta, ma ancora qualche puntino bianco lo vedete che ancora c'è. Non ha lucidato il bevel, niente, è stata solamente una pulizia, chiamiamola così, meccanica. Mi dispiace solo che è un po' scura l'immagine, ecco, forse così si vede un po' meglio. Quindi ancora un cincino, è un termine tecnico, cincino? Ah, ecco qui, a questo punto come abbiamo fatto prima, e andiamo anche a fare le curve, ragazzi.
Perfetto, perfetto, guardate. Oh, quindi diciamo che la filatura da coltello è terminata. La filatura da coltello è un 800.000 per ridare taglienza al filo, che io prima o poi devo prendere l'enciclopedia e vedere se è più giusto taglienza o taglientezza. Fate voi. E una seconda pietra per lucidare il Beverly. Adesso guardate la differenza cane-gigane, vedete il filo molto più scuro, quindi molto più lucido. Quindi un bel filo lucido. Però che faccio? La terza pietra non ve la faccio vedere. Su, dai. Quindi, diciamo, facendo un passaggio in più, assolutamente non necessario. La pietra è anche leggermente... Vediamo un po' se riesco. Allora, aspettate, che il supportino a questo punto non serve perché questa è già bianco spara troppo. Sempre stessa persona che l'ha commercializzata, scusatemi lo sporco, che ieri sì gli ho dato una mezza pulita, però niente di che. Oh, questa mi ha impressionato per quanto è liscia, liscia, liscia. Veramente qui sembra di andare su una nagura di pregio. Molto probabilmente, cosa che non ho fatto, lo sto facendo adesso, la pietra forse beneficia in un leggero ammollo, diciamo, non eccessivo, 5-10 minuti. Io non l'ho fatto, per cui adesso ecco, l'ho bagnata in abbondanza, sto aspettando un pochettino, perché la pietra è tenera, è morbida. Per me è eccezionale, perché abituati con le giapponesi, noi siamo abituati ad associare il concetto di finezza a quello di durezza. Perché nella stragrande maggioranza delle pietre che vengono commercializzate, le pietre più fini sono anche le più dure. Quindi poi lì è difficile trovare la pietra che sia contemporaneamente fine, dura e veloce, perché invece il concetto di velocità è più legato a un concetto di morbidezza. Le pietre tanto più sono morbide, tanto prima scoprono sempre abrasivi nuovi, quindi tanto più sono veloci. Però di solito sulle giapponesi pietre più morbide sono più veloci, ma leggermente meno fini. Ci sono delle eccezioni, alcune Oniyama. La Shobudani, per esempio, non è una pietra estremamente dura, è una media durezza, però ci sono esemplari di Shobu di una finezza assoluta. Questa, ripeto, qui è affilare veramente su una nagura, su una mikawa. Matrice gessosa, calcarea, talcata, liscia, liscia come un vetro perfetto. Liscia. Ragazzi, non c'è... Di solito, intanto comincio con la mano leggerissima ovviamente. Di solito uno cerca sempre l'aggettivo, usa più di un aggettivo per cercare di far capire per bene le sensazioni a chi è dall'altra parte. Qui non c'è un aggettivo che possa, un secondo aggettivo. È liscia, perfettamente liscia, ma un liscio caldo, un liscio gesso, un gesso raffinatissimo. Quindi non il liscio dello zugo per capirci, non un liscio vetroso. Un liscio, ma ecco comunque io sento la lama che rimane comunque frenata sotto alla spinta. Questa ovviamente non può essere veloce come l'altra. L'altra del gruppo era sicuramente la più veloce, la 4000, bella pietra, mi è piaciuta perché è una pietra polivalente. Avete visto? Una pietra
che ha fatto benissimo il suo lavoro su qua sul coltello, ma è una pietra che ieri ha fatto benissimo il proprio lavoro su, come bisellatura di rasoio. Tra l'altro pure lì, non sul rasoio sacrificale, io poi con quella lama ci ho fatto la barba, un rasoio di Yuri Kravchenko, bella lama, un ottimo acciaio, e l'ho preso anche perché sapevo che quel rasoio aveva una bella tempra, per cui dico fammi vedere perché sull'acciaio morbido è un po' il principio, no? Sul gold dollar tutte le pietre affilano. Perché? Perché è un acciaio a tempera morbidissima, per cui tutte le pietre fanno bella figura sul gold dollar. Poi bisogna vedere queste pietre come si comportano una volta messe a combattere con acciai, con tempere che cominciano a fare durezze da 58, 59, 60, beh, sul rasoio forse 60 è troppo, però sui coltelli avere un HRC 60 di tempra come durezza di tempra è, è la normalità per i coltelli di buon acciaio, diciamo, ma comunque molti non scendono sotto i 57-58, quindi comunque belle durezze. Guardate, vi assicuro, qui c'è bisogno di acqua però, di tanta acqua, vi assicuro che è piacevole, è veramente piacevole, ed è una di quelle pietre che ti invoglia a strofinare anche se non ne hai più bisogno, anche se non ti serve. È lavorare su una pietra felpata, è un vellutino sta pietra, non sembra neanche una pietra, sembra veramente una paddle strop, un pezzo di legno rivestito di velluto. Liscia, assolutamente zero vibrazioni, ma sapete proprio zero. Quindi una bella soddisfazione affilare su questa pietra, a prescindere dal risultato, che comunque eccolo il risultato. Con questa pietra io ho finito un rasoio, poi non ci ho passato niente, eh. Ultima pietra da rasoio e coramella. E ieri ho fatto una barba micidiale. Quindi adesso, come con l'altra pietra, così come la 4000, passate incrociate, mano leggerissima, solo per uniformare il lavoro. È una pietra comunque talmente fina, questa di bavane ne crea veramente poca. Qui l'asportazione del materiale eh, c'è, c'è, però è pochissima. Allora, prima guardata sotto il microscopio senza andare a ripulire il filo, quindi senza passarlo sulla solita paddle strop. Quindi andiamo a mettere qui, andiamo a riprendere il microscopio. Pipiripiripiripi. Niente, io vado a beccare sempre il pezzo di filo più brutto da farvi vedere. Guardate, allora, rendetevi conto di una cosa, è talmente lucido, poi adesso vediamo la foto comparata, è talmente lucido che la luce scappa via, la luce rimbalza e va via, quindi diventa mano a mano che il filo, il bevel diventa lucido, all'osservazione al microscopio diventa sempre più scuro. È difficilissimo illuminarlo, posso muovere la luce un po', ma vedete cambia veramente di pochissimo. Provo a farlo scendere un po' per cercare di mandarlo sotto. No, sto cercando il punto dove è più illuminato. Quindi guardate anche qui, filo teso, bavette questo giro quasi inesistenti. Allora facciamo una cosa, pulisco il filo con la solita paddle strop
Ah, eccomi qua, stavolta la leggo in mano, non c'ho più il supportino da mettere sotto, ma il principio è lo stesso. Un po' di passate scomodissime perché per farvele vedere so veramente scomodo. Adesso non le sto alternando, adesso sto facendo 5-10 passaggi solo e soltanto sul lato. Adesso altrettanti solo e soltanto sull'altro lato. Mannaggia la miseria, ho sbattuto col filo sopra il supporto della webcam. Gli ultimi passaggi invece ritorno sul movimento alternato. Scusate, ma io troppo. Dai, basta così, mi sono rotto l'anima. Leviamo qualche residuo di pasta verde che possa essere rimasto. Andiamo a rimettere per l'ultima volta. Aspettate, per l'ultima volta sotto il microscopio. Allora, ragazzi, so che è difficilissimo da vedere, ma vedete che guardate il filo, adesso non state a guardare segni, segnini e segnacci. Il filo è da rasoio. Il filo è veramente da rasoio. Voglio vedere se è inclinato in un modo diverso. Eccolo qua. Se è inclinato così a 45 gradi, guardate per tutta la lunghezza. Il filo è veramente un filo di un rasoio. È micidiale. C'è ancora qualche po', ma magari potrebbe essere pure polvere, perché sai, a questo ingrandimento anche la polvere diventa un pallettone. Però per fare il fermo immagine devo metterlo, ma vedete, perdo il filo se... Guardate quanto è scura l'immagine. Questo fermo immagine lo devo fare, eccolo qua, con il filo inclinato a 45 gradi. Purtroppo li volevo fare tutti quanti uguali, ma non ce la faccio. Allora ragazzi, adesso prendo le 4 immagini che abbiamo realizzato, cioè quella iniziale, quella dopo l'800, dopo la 4000 e dopo l'8000 e cerco di farvele vedere tutte quante insieme. Vediamo un attimo. Eccole qua. Allora, un attimo devo levare il mio faccione. Eccolo qui. Allora, queste sono l'inquadratura al 50%, 65%, 80%, vediamo un po', immagini al 100%. Allora, guardate, questa era ovviamente l'immagine iniziale, un'immagine del rasoio, sì, un rasoio, scusate, di un coltello affilatissimo che avevo già usato per un paio di giorni in cucina, quindi ancora ottimo filo, e vedete infatti immagine molto scura, il filo era difficilissimo da vedere perché rifletteva molto la luce. Siamo tornati indietro, quindi ho sfilato e dopodiché ho rifatto la filatura di base usando la 800, quindi una pietra grossolana, aggressiva, ma a questo punto il rasoio, alla questo rasoio, a questo punto il coltello già tagliava di nuovo, già la carta la tagliava con semplicità, con facilità. Abbiamo raffinato questo risultato con la 4000, quindi adesso la comparazione è tra queste due immagini 800 4000, quindi guardate il filo della 800, guardate il filo della 4000 e diciamo che per un coltello questa è la filatura completa. Rifare il filo, rendere tagliente il coltello,
lucidare il filo, quindi già un ottimo risultato. Dopodiché questa vuole essere l'esagerazione un attimino difficilissimo da fare la foto, quindi è chiaro che la differenza mostruosa, la faccio rivedere, è tra la 800 e la 4000, è ovvio, no? Quindi un attimo solo, vi faccio rivedere 800 e 4000. Eccola qua. Quindi questo è al 65%, scusate, 80%, 100%. Questo è quello che si vede dopo l'affilatura di base, dopo aver passato il coltello sulla pietra 800. Questo è il risultato dopo la 4000. Guardate, veramente un ottimo risultato. Allora, non insisto più di tanto perché come al solito io io se non arrivo a fare i video di un'ora proprio io non ce la faccio, non lo so quelli come fanno a fare i video, beh di loro. Un quarto d'ora eppure vi raccontano tutto, vi dicono tutto, vi spiegano tutto. Bravi, 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 proprio sono invidioso, non ce la faccio. Io ci metto un'ora. Ragazzi, io chiudo il video, vi faccio rivedere per l'ultima volta quella che a me ha colpito di più e impressionato di più. Una pietra sicuramente sprecata sui coltelli. Cioè io questa qui la levo da vicino le pietre da coltello e me la vado a mettere, me la vado a inserire tra le pietre da rasoio, perché non solo è molto fine, però ripeto, l'ho passata sulla guanciotta. Ieri mi sono fatto la barba. 4.000, 8.000 e un bel po' di coramella, tanta coramella, e la rasatura è stata eccellente, veramente eccellente. Sta pietra è meravigliosa. Sono pietre, vi ripeto, vietnamite, hanno il solito problema delle pietre dell'estremo oriente. Sono pietre che nel paese di produzione costano veramente poco, anche perché c'è un costo della vita molto molto basso in quei paesi. E l'unico difetto sono le spese di spedizioni che potrebbero addirittura raddoppiare il costo della pietra. Non so, una pietra del genere è 50 euro e magari ce ne vogliono 50 solo di spedizione, che poi sommate al dazio doganale, eccetera, eccetera, potrebbero portare la pietra a un costo sicuramente più elevato. Però, 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 sicuramente non vale la pena se uno deve andare a prendere una pietra grossolana, una pietra di base, andarla a pagare poi finita 100-130 euro. Beh, per una pietra di base è troppo. Ma per una pietra da ultrafinitura, perché queste sono ultrafiniture, cioè questa è accreditata intorno agli 8.000, ma non ci scordiamo che a 8.000 c'è la belga, quindi con 8.000 di qualità ci si fanno non le barbe, ci si fanno le signore barbe. Allora, da questo punto di vista, pagare 100, 100 e qualche cosa euro per una pietra da finitura, beh, non è un brutto rapporto qualità-prezzo, insomma. Una pietra da finitura intorno ai 100 euro non è che si prenda poi ci sia tutta questa scelta in giro sul panorama. I giapponesi con 100 euro, se uno ha l'occhio lungo e pure un po' di fortuna, si riesce a prendere sicuramente una buona pietra, però diciamo che non siamo proprio nel range di spesa giusto per le pietre di pregio. Diciamo, per rischiare un po' di meno bisognerebbe alzare il budget sulle giapponesi. Le belghe pure lì, una pietra da 100 euro, belga, di nuova estrazione, quelle commercializzate adesso, si prende. Aspettate un attimo. Eccola, questa costa 100 euro. Però intanto la base di sotto
e scisto non serve. Il materiale, cioè voglio dire, il materiale che si compra è pochissimo, quindi a parità di spesa, eccole qua. Cioè, stiamo parlando, aspettate, cerco, anzi, le metto così, così si vede meglio. Stiamo parlando del gigante e la bambina. Cioè, guardate gli spessori in gioco, questo spessore e questo spessore. Guardate le misure in gioco per 100 euro. Una belga, ripeto, nuova, di nuova estrazione, si prende una 15x4. Qui stiamo parlando di 19x8 per 3 cm di spessore. Io devo dire una cosa, io queste non le ho comprate dal produttore, per cui non saprei neanche dirvi il nome del produttore o il sito. Io queste le ho comprate usate da una persona che se le vendeva e devo dire che l'ho pagate veramente poco, perché io con 100 euro ne ho comprate tutte e tre quelle che avete visto e le loro tomo. Che dire, ragazzi, sono pietre sicuramente di nicchia. Qua in Italia fino adesso io non ho visto nessuno affilare con le pietre pietramite. Io l'ho voluto provare per curiosità, gironzolando su YouTube, me ne ho battuto più di una volta su queste pietre, mi aveva incuriosito questo marchio strano per cui gira e cerca, cerca e gira. Alla fine ho trovato un gruppo di affilatori su, non su YouTube, su Facebook, mi sono iscritto a quel gruppo. Insomma, per farvela corta, ho scoperto che quel marchio, quel produttore è vietnamita, le pietre sono vietnamite, le pietre vengono usate normalmente per l'affilatura del coltello. Io per quello le ho trovato, ho risposto a un annuncio, c'era un ragazzo che se le vendeva, le ho prese, le ho comprate convinto di aver preso pietre da coltello. Ah, tra l'altro, oh, scusate, ho piene le foglie. Ma no, vabbè, il foglio nuovo non lo sprechiamo, con quello che costa più la carta per le stampanti che una stampante, un altro po'. Voglio dire, pietre che sul coltello vanno non bene, di più, guardate, pietre ottime, ottime, ottime. E, ripeto, le pietre più fini, quindi diciamo dal 4.000 in su, ieri l'ho usate con soddisfazione anche in rasatura. Per cui per me le pietre indonesiane, prima sensazione, ragazzi, sono passate neanche 24 ore da quando mi sono arrivate, quindi ancora posso dire di non conoscerle assolutamente, ma la prima impressione è veramente buona. Quindi consiglio, si può vivere tranquillamente senza. Abbiamo tante altre pietre buone di qualità da comprare in Europa senza tanti sbattimenti. Se in un mercatino, se in un gruppo Facebook, se su un annuncio su eBay vi dovesse capitare, prendetele. Prendetele perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e affilano bene, e affilano bene, affilano benissimo. Detto questo, ragazzi, io finisco, forse ce la faccio a stare dentro un'ora, 58 minuti e 49 secondi, quindi vado per i 59 minuti, forse uno dei pochi video più corti di un'ora. Quindi vi saluto, grazie dell'attenzione, spero che il video vi sia piaciuto, se avete domande come al solito sapete dove trovarmi. Ciao popolo, un salutone a tutti quanti, dai, dov'è termina la registrazione lì? Ciao popolo!